tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi è una giornata molto ventosa, essendo molto contenta, da un lato, dall'altro lato no. Sono molto contenta perché fa molto fresco, ho dovuto addirittura tenere chiuse le finestre perché sbatteva tutto, quindi da un lato mi fa piacere perché io soffro il caldo, quindi stiamo proprio entrando nell'autunno, nel vivo dell'autunno. Dall'altro lato, stamattina ho innaffiato, stamattina dovevo fare anche altre cose nel terreno, ma non ho potuto fare nulla perché il vento mi portava via. A me, alla pacciamatura, perché stavo mettendo la pacciamatura sul bancale, abbiamo fatto il primo bancale dell'orto, a proposito, poi ve lo farò vedere. E quindi da un lato sono contenta, dall'altro lato nì. Speriamo che domani sarà un po' meno ventosa, così almeno riesco a fare qualcosa in più. In ogni caso sta arrivando l'autunno, io sono sempre contenta durante questa parte dell'anno perché riesco a racimolare tante energie che d'estate non ho e quindi queste energie le vorrei iniziare già a sfruttare. Vorrei far arrivare l'autunno in casa mia e prepararmi a quello che saranno i prossimi mesi e lo vorrei fare insieme a voi. Dopo aver fatto ciò, ci vediamo qui con un'altra Miss probabilmente e vorrei condividere con voi alcuni consigli in merito all'autunno, come prepararci all'autunno, come accoglierlo e come sentirci più in sintonia con questa stagione. Ed eccoci qua, finalmente clima un po' più autunnale. Innanzitutto mi scuso, ma ho dovuto mettere gli occhiali oggi, quindi probabilmente vedrete un po' di riflessi perché questa stanza è piena di finestre. Però ho dovuto indossarli perché mi sentivo gli occhi molto stanchi oggi, probabilmente, non so se è dovuta alla fibromialgia o comunque mi sono affaticata. Insomma, ho dovuto per forza mettere gli occhiali, quindi mi scuso in anticipo per il riflesso. Inoltre avrei voluto terminare questo video con
non so, la preparazione di un bel bagno rilassante, ma comunque è ancora troppo presto per i bagni rilassanti, fa ancora abbastanza caldo, anche se è più ventilato, però comunque fa ancora abbastanza caldo, ancora non siamo entrati nelle temperature belle, quelle autunnali che piacciono a noi. Infatti anche le piante sono ancora tutte verdi, non hanno cominciato nemmeno a perdere ancora le foglie qui. Comunque vi volevo dire che ho creato una mood board molto molto semplice, però mi faceva piacere condividere con voi qualche cosa. Ho creato anche lo sfondo per il desktop e lo sfondo per il cellulare. Se volete potete ricevere iscrivendovi alla newsletter, vi lascio il link qui in basso, infatti chi è già iscritto l'ha già ricevuta. Passiamo ai consigli per questo autunno, per sentirci un po' più in sintonia con il mondo che ci circonda e per farlo entrare un po' nelle nostre vite. Allora, vi volevo consigliare all'inizio 3 film più 2 bonus che ho visto poi recentemente e che secondo me sono adatti un po' per il clima che stiamo attraversando in questo momento. Il primo è The Dating List, una commedia romantica super super leggera per chi volesse trascorrere non so, un pomeriggio, una mattinata davvero in pieno relax e spensieratezza. Questo è un film da vedere mangiando cioccolata calda con dei biscottini, insomma, veramente leggero. E narra di questa ragazza, Abby, che vuole entrare nel mondo dell'editoria. Lei è un'appassionata lettrice e per entrare in questa grande casa editrice, per avere il posto, Susan, il suo capo, le dà il compito, sebbene non rientri tra le sue mansioni, fare una scrematura dei suoi potenziali fidanzati, perché lei è talmente impegnata nel lavoro che non riesce a trovare un uomo adatto a lei. Quindi le dà questa lista di potenziali pretendenti e la povera Abby deve scegliere il candidato principale per poi far incontrare Susan, il suo capo, con questo candidato. Ma se vuole avere il posto deve fare questa cosa. Lei cerca questo fidanzato al suo capo, però quando trova effettivamente l'uomo che potrebbe corrispondere al suo profilo ideale, lei se ne innamora. Lei deve scegliere tra la carriera e l'amore. È un film coccola, un film per chi davvero non vuole pensare a nulla, quindi secondo me ci può stare. Il secondo film è U.I. Edward and Wallis e sarebbe la storia, in realtà sono 2 storie intrecciate, una ai giorni nostri e una negli anni 30 e quella degli anni 30 narra proprio la storia d'amore tra re Edoardo VIII e Wallis Simpson, che all'epoca fece un assoluto scandalo perché lei era sposata, ma questo amore fu talmente forte, fu talmente travolgente, soprattutto da parte di lui, che alla fine abdicò in favore del fratello e quindi divennero il duca e la duchessa di Windsor, furono i primi ad avere questo titolo. Questo titolo fu fatto apposta per re Edoardo VIII. E la storia si intreccia nei giorni nostri con la storia di Wally, una ragazza che è completamente ossessionata dalla storia d'amore tra Wallis e Edoardo. E lei ricerca la verità di questa storia d'amore. È un film anche abbastanza introspettivo, diretto da Madonna. La colonna sonora è molto bella, mi è piaciuta veramente tanto e quindi ve lo consiglio anche questo per passare un pomeriggio bevendo cioccolata calda, anche un tè. Cambiamo totalmente genere e mi viene da ridere perché sto pensando già al film che è stato completamente annientato dalla critica, ma è un B-movie fondamentalmente, un B-movie girato in low budget, ma per me è stato divertentissimo, mi ha tenuto incollata allo schermo, non so nemmeno perché, ma l'ha fatto, le colonne sonore erano fantastiche. Si chiama Radio Alien o in titolo originale è Bad Channels e racconta la storia, siamo negli anni 80, quindi il clima anni 80 bellissimo. Siamo in California, nella città immaginaria di Pahuta, se non sbaglio, e c'è questa stazione locale radiofonica che decide di acquistare la frequenza nazionale 66.6, ovviamente il riferimento è puramente casuale, e assume un DJ per condurre questa radio, Dan, che però a un certo punto si trova catapultato in una situazione assurda perché le frequenze di questa radio 66.6
attirano gli alieni sulla Terra, insomma lo prendono in ostaggio, iniziano a collezionare gli alieni, iniziano a collezionare le donne, poi il meccanismo con cui le rapiscono è favoloso. No vabbè, lo dovete vedere insieme a degli amici perché cioè, a me ha fatto ridere, ma non è che ha fatto ridere perché è comico in sé per sé, perché poi fondamentalmente non è che abbia tutta questa comicità, ma mi ha fatto ridere proprio per tutto il film in sé e ve lo consiglio per passare proprio una serata. Due menzioni speciali: uno, se vi piace il genere horror, soprattutto horror antologico, vi consiglio The Field Guide to Evil. Sono 8 racconti di altrettanti registi, 8 registi, che raccontano delle leggende folcloristiche di 8 paesi diversi. Mi è piaciuta tantissimo l'idea, perché poi ognuno era diverso dall'altro, si vedeva l'impronta del regista diverso. Ci sono stati alcuni racconti che mi sono piaciuti più di altri, altri che non ho capito bene. Però l'idea mi è piaciuta molto, mi piace proprio l'idea di narrare le leggende folcloristiche di vari paesi e di conoscere le credenze popolari appunto di quei paesi. Ci sono delle pecche nella realizzazione, sì, però tutto sommato mi è piaciuto, vi consiglio di vederlo se siete appassionati come me di folklore e di credenze popolari. La seconda menzione speciale, vabbè, come potevo non farla, è nel mio cuore la saga di Harry Potter, che per me è il comfort film per eccellenza. Cioè io quando ho bisogno di tranquillità, quando ho bisogno di essere coccolata, guardo la saga di Harry Potter. È inutile che ci stiamo a parlare, penso che la conoscete tutti. Passiamo alle 3 serie TV. Qui c'è una sola menzione speciale. Tutte e tre le serie di cui vi parlerò a breve vi menzionerò più che altro perché sono nella mia wishlist. Non sono dei consigliati, o meglio, sì, li consiglio perché mi ispirano in qualche modo, quindi li vorrei vedere. E se li volete vedere anche voi, poi magari ci scambiamo dei pareri. Mi fa sempre piacere commentare poi queste cose insieme ad altre persone. Allora, il primo è La ruota del tempo, è uscita la seconda stagione ultimamente. Avevo già adocchiato la prima stagione, però leggendo la trama mi è parsa di una banalità sconcertante e quindi non l'ho più vista. Però adesso la seconda stagione ho notato che ne stanno parlando tutti molto molto bene e quindi gli vorrei dare una possibilità. Le ambientazioni mi piacciono, i costumi mi piacciono molto, però la storia mi sembrava davvero banale, vediamo. Può essere anche che mi sbaglio, quindi vorrei dargli una possibilità, ovviamente cominciandola a vedere dalla prima stagione. La seconda l'ho trovata ieri per caso e si chiama Ascolta i fiori dimenticati. Mi è piaciuta molto per i colori, la fotografia. Non mi sono voluta spoilerare troppo della trama perché mi piaceva proprio tanto l'atmosfera, i colori, la fotografia di questa serie e quindi non ho voluto leggere molto. Vorrei che fosse tutta un po' una sorpresa. Mi ricorda come atmosfera un po' piccole donne. La voglio vedere perché mi piace proprio l'ambientazione. Se qualcuno di voi l'ha vista, magari mi fa sapere qui sotto. Il terzo l'ho cominciato a vedere ieri, ho visto 2 episodi e mezzo, perché sono abbastanza lunghetti, e si chiama Harlan Coben's Shelter. Ovviamente è tratto da un romanzo di Harlan Coben, che è uno scrittore di gialli, thriller, ed è, se non sbaglio, una saga, ma non vorrei dire stupidaggini. Mi pare che è il primo libro di una saga. Genere young adult, small town mystery, ricorda un po' Dark, un po' Wayward Pines, un po' Pretty Little Liars e ho scoperto che questi small town mystery mi piacciono tantissimo, anche i film, cioè le storie ambientate, le storie un po' misteriose, gialli, thriller, anche ambientati in piccole cittadine mi piacciono tantissimo, mi appassionano molto e quindi le ho voluto dare una possibilità. La storia narra di questo ragazzo, Mickey, che fa un incidente insieme ai suoi genitori. Il padre perde la vita, la mamma viene ricoverata e quindi lui va a vivere con la zia nel paese di origine del papà. A scuola, inizia la scuola e conosce Ashley,
questa ragazza che sembra molto interessata a lui è molto interessato a lei, anche se lei si comporta in modo un po' strano, però si dà un appuntamento per quel pomeriggio per andare in un caffè. Lui va all'appuntamento, lei non si presenterà mai, neanche i giorni successivi riesce a trovarla, e intanto lui viene attirato da questa vecchia casa da cui sente provenire una canzone, che è la canzone che cantavano spesso lui e il papà insieme. Viene attirato da questa canzone che sente provenire da una casa, da una vecchia casa vicino casa sua. Si avvicina e c'è questa vecchia signora che poi chiameranno la Bat Lady, che gli dice che suo papà è ancora vivo, lo chiama per nome e gli dice che suo papà è ancora vivo. Da là succedono una serie di vicende e insomma la storia mi sta appassionando davvero davvero tanto, ve la consiglio, anche se vi dirò la regia mi lascia un po' a desiderare. Vari registi che lavorano a questa serie, però la storia è molto molto avvincente, mi sta piacendo e quindi ve la consiglio. Menzione speciale anche qui, come non citare Gilmore Girls, che ha accompagnato la mia infanzia, una mamma per amica, per chi non conoscesse il titolo originale, e voglio assolutamente fare una nuova visione adesso che sono adulta. Voglio vedere com'è cambiato il mio punto di vista su molte cose di questa serie. Dopo le serie TV passiamo ai libri, anche qui è una wishlist. Conto di oggi pomeriggio vorrei andare a fare un giro in libreria e infatti se trovo uno di questi libri lo devo assolutamente comprare perché lo voglio leggere, anche perché ho finito di leggere Gallant, voglio leggere qualcos'altro e questi tre titoli più una menzione speciale sono sicuramente nella mia lista di libri da leggere quest'autunno. Il primo è Holly di Stephen King, l'ultimo romanzo di Stephen King. Per me Stephen King è una garanzia e quindi voglio assolutamente leggere questo romanzo. Holly narra di Bonnie, una ragazza scomparsa. La madre di questa ragazza chiama un'agenzia di investigatori per ritrovare sua figlia. In questa agenzia ci lavorano Holly e Pete. Tuttavia al momento c'è solo Holly perché Pete ha il Covid e lei voleva rifiutare l'incarico perché sta attraversando anche lei una situazione difficile. Tuttavia c'è qualcosa nella voce di questa donna che le impedisce di dire di no. Quindi accetta il caso. Le piste che segue per ritrovare Bonnie la portano a casa degli Harris, se non sbaglio. Sì, i coniugi Harris, una coppia di professori universitari ottuagenari, quindi una coppia di vecchietti, da tutti visti sempre come persone gentilissime, squisite, che però sembra che nascondano degli orrendi segreti nel loro scantinato. E quindi questa premessa incuriosisce tantissimo. Io devo assolutamente leggere questo libro e spero di trovarlo oggi in libreria. Altrimenti, subito dopo, viene Halloween Party di Agatha Christie. La prima edizione è uscita nel 69, non è ovviamente un romanzo nuovo, però ho visto questa edizione, ve la metto qui o qui, non so, che la copertina è bellissima. Il racconto non l'ho ancora letto, quindi comunque è una cosa nuova per me e lo voglio assolutamente leggere, anche perché io sono attratta come le falene dalla luce, dalle copertine dei libri. So che è sbagliato, però che devo fare? È così. Quindi questo è sicuramente uno dei libri nella mia wishlist. Cosa succede in breve in questo romanzo? C'è un party di Halloween, ovviamente, una ragazzina che è bugiarda di turno, diciamo, quella che inventa le bugie per farsi bella, racconta di aver assistito a un omicidio. Nessuno le crede, tuttavia viene ritrovata morta. Quindi Poirot inizia ad indagare su questo omicidio. Questo lo voglio leggere. Dopodiché, l'ultimo romanzo, La casa in fondo alla strada di Karen McQuestion. Non conoscevo Karen McQuestion, mi ha appassionato molto la trama di questo libro. La casa in fondo alla strada narra praticamente di Sharon, una ragazza che sta guardando un'eclissi di luna in una fredda notte di gennaio e nota che nella casa dei vicini, i Fleming, c'è una ragazzina che sta facendo i piatti, una bambina che sta facendo i piatti a tarda notte, a mezzanotte. Quindi si domanda, dice, ma come mai questa ragazzina la lasciano fare i piatti, le faccende domestiche a quest'ora? Poi tra l'altro si ricorda che i suoi vicini di casa non hanno nemmeno una figlia.
non ha mai visto questa bambina, però decide di farsi i fatti suoi. Dopodiché succedono altri avvenimenti, cose sempre più inquietanti e quindi lei decide di chiamare i servizi sociali, da cui però non riceve aiuto e quindi inizia a indagare, se vogliamo, da sola, decide di fare qualche cosa per questa bambina. Ed è anche questo un romanzo che mi ha intrigato parecchio perché insomma ci sono tutti questi interrogativi: chi è questa bambina, chi sono questi Fleming, questi vicini di casa, e assolutamente voglio leggere questo romanzo. Menzione speciale: Una ragazza d'altri tempi di Felicia Kingsley narra di questa ragazza, Rebecca Sheridan. Il XXI secolo le sta stretto, non le piace vivere nel XXI secolo e quindi si rifugia nei romanzi Regency. Lei è un'appassionata lettrice di romanzi Regency, appassionata studentessa di egittologia e di rievocazioni storiche. Cosa succede? Va a fare una rievocazione storica e a un tratto si ritrova catapultata nella Londra dei primi Ottocento. Insomma, il sogno di molti di noi, diciamoci la verità. Quindi lei all'inizio è scioccata, giustamente, decide però di godersela un po', perché giustamente non è che capita tutti i giorni. Anche questo lo voglio assolutamente leggere. Concludiamo con 3 ricette e 3 attività da fare nei mesi autunnali. La prima ricetta è il ciambellone di zucca, che è in assoluto uno dei miei ciambelloni preferiti. Vorrei farlo con zucca e cioccolato quest'anno. Vi darò la ricetta, farò un video con la ricetta. Secondo e terzo sono in assoluto i miei dolci preferiti. Uno è la torta di mele, ovviamente, mele e cannella, sia nella versione nostrana più soffice che nella versione americana accrostata. Le voglio fare tutte e due. Vabbè, che io la torta di mele durante l'autunno la faccio un giorno sì e un giorno no, perché mi piace troppo. E il terzo è ovviamente sono i cinnamon rolls, di cui anche di questi qua farò la ricetta. Queste 3 ricette sono per me il simbolo dell'autunno, quindi non possono mancare. Anzi, vi dirò, vorrei inserirli in qualche routine. Stavo pensando a qualche routine particolare, per esempio la routine della mattina di Halloween. Non so, vedremo. Le 3 attività sono: la prima, assolutamente, se avete possibilità di farlo, fare una passeggiata nel bosco e raccogliere le castagne. Passeggiare nella natura in autunno è secondo me il periodo più bello per osservare le foglie, perché è bello fresco, perché non ci sono molti insetti che possono creare disturbo, e quindi secondo me è proprio il periodo ideale per iniziare a immergersi nella natura. Dopodiché un'altra attività che vorrei fare è visitare un borgo, comunque visitare un luogo storico. Anche visitare posti nuovi, visitare borghi antichi. L'autunno per me è la stagione migliore per farlo, perché è più fresco, perché è più piacevole passeggiare, non si suda poco. In questo periodo si suda ancora, però si suda meno. Quindi per me questo è il periodo migliore per questo tipo di attività. Terza attività, genericamente fare qualcosa di rilassante per voi, che può essere leggere un libro, che può essere vedere un film, che può essere, per me per esempio, ricamare, che avevo messo da parte perché purtroppo a causa di fibromialgia più sindrome del tunnel carpale, tenere l'ago in questa posizione è un po' difficile per me, e quindi avevo lasciato un po' andare il ricamo perché mi stancavo davvero davvero facilmente. Però vorrei riprendere magari con qualcosa di molto molto semplice, e per me questa è una tipica attività autunnale, perché mi, pensare al ricamo e a ricamare qualcosa in maniera lenta, appunto, mi riporta proprio alla mente il plaid, il divano, quindi questa atmosfera molto calda, molto, molto comoda, molto confortevole. E quindi vorrei ricamare qualche cosa. Se voi non vi siete mai cimentati nel ricamo, io ve lo consiglio perché è un'attività per me molto rilassante. Se avete pazienza, se non avete pazienza no. Lo dico già. E detto questo io vi saluto, mi fa sempre piacere se mi scrivete un commento qui sotto. Io appena
appena posso rispondo, non sempre riesco a rispondere velocemente perché soprattutto in questo periodo ci sono tante cose da fare, io sto cercando di prenderle comunque il più lentamente possibile, quindi certe volte non riesco a fare tutto, però mi fa sempre piacere quando mi scrivete. Io vi ringrazio sempre di essere qui, vi ringrazio se siete arrivati fino a qui, ma vi ringrazio anche se non ci siete arrivati, va bene lo stesso. Vi saluto e alla prossima, ciao ciao!